Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi con questo video voglio insieme a voi creare un suono, anzi una simulazione di amplificatore che sia realistica, che sia credibile, con i sistemi digitali Boss, nella fattispecie Boss GT1000 e Boss GT1000 Core. Va da sé che le operazioni che fra poco vi mostrerò le potete replicare anche con altri sistemi, anche di altri brand. Sappiamo che oggigiorno, nel 2025, ormai tutti i sistemi digitali, soprattutto di ultima generazione, si equivalgono, praticamente riesco e posso fare le medesime cose circa con tutti quanti i sistemi digitali. Quindi sentitevi liberi di testare, di provare, di sperimentare anche con altri sistemi. Naturalmente quello che andrò a farvi sentire è quello che deriva ovviamente dal mio gusto personale, perché sappiamo che in musica la creazione del suono è una cosa strettamente soggettiva. Quello che piace a me può anche non piacere a te. Quindi ovviamente io cercherò di farvi vedere praticamente di esporre il mio pensiero, e l'intento alla base di questo video è mostrarvi le tecniche che si possono usare. Poi se vogliamo un suono più chiaro, un suono più scuro, un suono più distorto, un suono più pulito, naturalmente questo spetta ad ognuno di noi. Dunque eccoci qui, innanzitutto vado ed pulisco tutto quanto questo preset in modo da partire da una base completamente pulita. Mi dirigo sul primo blocco amplificatore. Per chi segue il mio canale sa che io sono un grande appassionato del rock e dei suoni Marshall, e quindi mi scelgo, giusto per cominciare, un Brit Stack, e il suono di per suo, senza aver toccato niente, è questo qua. Sappiamo che Boss, le sue simulazioni sono già, per così dire, preconfezionate, hanno già un suono preparato, finito, pronto all'uso, ma in realtà lo possiamo migliorare. Allora, faccio innanzitutto qualche regolazione, tipo tiro indietro il sag. Questo mi serve per avere una maggiore dinamica, perché ovviamente se lo spingo avanti avrò un suono più compresso, mentre se lo tiro indietro avrò un suono con un transiente più accentuato, quindi più dinamico. E a me piace sentire il suono che sia più scoppiettante, diciamo. Con la resonance, ad esempio, è praticamente l'opposto della presence. Con la resonance vado praticamente a enfatizzare le frequenze basse, ok? Quindi aumenta un po' il low end, fa un po' un taglio sulle frequenze acute, quindi mi metto magari un paio di punti tanto da spingere un po' più sulle basse e togliere un po' alcune alte fastidiose. Poi il livello naturalmente lo regoliamo in base al volume di uscita, chiaro. Posso per esempio decidere, vediamo un po', di spingermi un po' più sulle basse, apro anche un po' sulle medie, vediamo un po'. Ok, potrebbe essere un buon punto di partenza. Diamo un attimo un occhio alla cassa, ok? Normalmente viene utilizzato original, io preferisco scegliermi un 4x12. In Boss utilizzo praticamente quasi sempre le casse Aired perché hanno una risposta dinamica stupenda che me le fanno preferire al classico impulse response, che sappiamo essere sostanzialmente un filtro, una curva di equalizzazione, ma come dinamica, in risposta dinamica, è completamente piatto. Quindi preferisco usare Aired e magari cambio il tipo di microfono, mi metto un Dynamic 421 che mi piace molto, un Sennheiser.
molto diretto, molto inciso. Spostiamo quindi il microfono, lo distanziamo un po'. Praticamente togliamo un po' di basse, riduciamo l'effetto di prossimità e posso anche avvicinarlo verso il centro. Ovviamente se vado troppo vicino il suono sarà troppo acido, se invece vado troppo distante il suono sarà troppo scuro. Naturalmente qua va in base ai gusti. A me personalmente piacciono i suoni più brillanti, più chiari. Me lo metto sul 4 cm, vediamo. Beh, che dire, già così le cose sono cambiate, quindi sono bastate 2-3 regolazioni proprio basilari e io potrei dire che il mio suono è già pronto così, almeno la base, abbiamo già una base solida, ma possiamo fare di più. Posso per esempio decidere di lavorare con il dual amping, che è una cosa che io faccio spesso, ovvero utilizzare questi due amplificatori contemporaneamente, ma regolandoli magari in maniera leggermente diversa. Ma prima di fare ciò voglio utilizzare un equalizzatore, in questo caso utilizzo l'equalizzatore 1 e lo posiziono, attenti bene, lo posiziono davanti al mio amplificatore. Perché? Perché voglio cercare di andare ad enfatizzare alcune frequenze molto care alla mia chitarra, però le voglio fare prima dell'amplificatore. In questa maniera andrò a spingere, quindi questo è un amplificatore distorto anche, andrò a spingere su determinate frequenze anziché su altre e lo faccio prima di entrare nell'unità, diciamo così, che genererà la distorsione. Se diversamente lo metto dopo, la distorsione rimarrà praticamente, la generazione del suono distorto rimarrà la solita e andrò ad equalizzare post. In questo caso faccio una cosa un po' particolare, lo metto prima proprio perché voglio che il mio modo di suonare vada ad influenzare attraverso l'equalizzatore anche il comportamento dell'amplificatore. Che cosa faccio? Questo è un piccolo trick che io faccio spesso. Allora, innanzitutto su low cut mi taglio via tutto quello che sta sotto i 40, quindi praticamente dovremmo sapere che una chitarra in accordatura standard, l'ultima corda, quindi la sesta corda, dovrebbero essere circa 82 Hz, quindi sotto gli 80 Hz praticamente una chitarra non genererebbe nulla, quindi per sicurezza, onde evitare che ci siano frequenze che per caso si possono innescare in qualche maniera, io taglio tutto quello che sta sotto i 40, ok, in modo da rendere un suono più definito. Inoltre cosa faccio? Prendo un picco che potrebbe essere, poi andrò a scegliere io quale, e me lo spingo, ad esempio facciamo così, di 3, 4, 5, anche 7 dB se volessi, ok, mettiamo un 7 dB, quindi è molto, ci diamo un bel 7 decibel con un fattore di merito, quindi con una campanatura lievemente più stretta, quindi 2 di fattore, e vado a scegliere su quale frequenza andare ad applicare questi 7 dB. Sentirete come cambia il suono. Se stiamo sulle 800-1000 Hz avremo un suono molto o. Se andiamo sulle 2000 o oltre avremo un suono molto più AE, molto più aperto. Ecco, a me piace per esempio lavorare sulle 3000. Adesso magari 7 dB sono un po' tanti, mettiamo 5. Sentite come le note sono arrivano giuste in faccia, dirette. Spengo l'equalizzatore
è lo stesso un buon suono, ma meno diretto. La sberla, diciamo così, è meno presente. Ok, adesso posso sempre tornare nell'amplificatore e fare qualche piccola regolazione, tipo ad esempio a sto punto, visto che ho spinto tanto le 3000 Hz, questo qua me lo riporto com'era, lo torno un attimo indietro. Boss è molto sensibile, da 50 a 51-52 cambia molto. Ok, molto interessante, molto bello, però voglio fare un dual amping, quindi praticamente vado sul divisore, gli dico di funzionare in modalità duale, quindi dual, e adesso mi funzionano tutti e due. Una cosa interessante è che io voglio prendere questo amplificatore tale e quale come l'ho fatto qui e farmene una copia sotto per poi modificarla leggermente. Quindi mi prendo l'amplificatore 1, vado su Stomp Box e me lo sovrascrivo tipo su Stomp Box 2 e lo chiamo Robbie British, ok, Robbie Brit, ok, right, perfetto. Adesso questo qua gli diamo copy to patch e selezioniamo questo, perfetto. Vado sotto sul 2, copy to patch e gli dico Robbie Brit. Ok, perfetto. Ecco, adesso io ho due amplificatori naturalmente indipendenti ma con le medesime stesse impostazioni. Torno un attimo di nuovo sul divisore, lo riporto in modalità single e vado ad attivarmi solo il canale B. Ok, quindi adesso sentirò solo questo. Qui praticamente al momento sembra uguale, no? Ma faccio la stessa identica cosa che ho fatto prima, ovvero utilizzo un equalizzatore e lo posiziono prima. Però faccio una cosa interessante, alla stessa stregua di prima vado a lavorare su un'altra frequenza. Quindi gli do sempre, poi dipende, qua va in base ai gusti, io mi trovo bene intorno ai 6, 7, 5 dB, una campanatura, quindi un fattore di merito Q un po' più stretto, quindi a 2, e vado a lavorare tipo sulle 800, quindi di sopra lavoro sulle 3005, di sotto lavoro sulle 800. Naturalmente potremmo dire, ma potevi usare un equalizzatore solo e andare a regolare le due bande di frequenza. Sì, ma io voglio che i due amplificatori siano separati, perché poi il secondo lo andrò a modificare leggermente diverso rispetto al prima, quindi avrò due amplificatori che vanno a sostanzialmente riprodurre, a elaborare, a processare, perché siamo in digitale, il suono in maniera indipendente per poi sommarlo assieme. È diverso di avere un unico amplificatore che praticamente deve lavorare tutto. È un po' come avere delle casse e avere un crossover, no? Quindi scelgo di mandare le frequenze basse da una parte e scelgo di mandare le frequenze alte da un'altra. Quindi avere due coni, due driver distinti funziona meglio che avere un unico cono che deve ovviamente riprodurre tutto. Il concetto sostanzialmente è lo stesso. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Quindi qui mi faccio di nuovo un low cut sempre sui 40, 800 più 500 e questo è il risultato ascoltando solo l'amplificatore di sotto. Posso andare anche sulle basse, sui 315.
Facciamo una prova, poi possiamo sempre modificarlo. Questo non è un preset preparato, lo sto creando qui con voi. Lasciamo quindi sui 315 Hz, mentre l'altro lavorava, se vi ricordate, sui 3150 Hz. Bene, su questo secondo amplificatore, visto che è un po' più pronunciato sulle basse, allora facciamo un po' una cosa, tiriamo un peletto su appena le basse, lì così, e magari tiriamo indietro le alte. Vediamo come risponde ora che ci mettiamo in modalità dual, quindi andremo a usarli insieme. Adesso apriamo due amplificatori leggermente regolati, leggermente diversi, con un equalizzatore in ingresso e in input completamente diverso. Naturalmente vado un attimo ad abbassarmi i livelli, perché adesso abbiamo due amplificatori, scusate, che vanno a sommarsi insieme, quindi la cosa più normale da fare sarebbe metterli entrambi a 50. E come dicevo io, mi funziona meglio sull'800. Ascoltato da solo risultava più organico, più bello sulle 315, ma sommato insieme all'altro amplificatore lavora meglio sulle 800. Stupendo. Metto un altro equalizzatore posto appena qui, comune a tutti e due, sul quale andrò a fare magari un taglio sulle 80, perché come dicevo prima sotto le 80 non dovrebbe servirmi niente, e magari sulle alte mi faccio un taglio, che ne so, sulle 8000, giusto per tagliare le altre frequenze e, per così dire, togliere quell'effetto zanzara. Se devo fare una ritmica potrebbe essere utile togliere un po' di medie, mentre se devo fare una solo potrebbe tornare utile aumentare le medie. In questo caso le medie stanno intorno ai 2000, quindi metto lì così e mi do magari un -1, un -2 alle medie. Ok, lavora bene così. Ora passiamo un attimo sul riverbero. Al riverbero mi metto un riverbero room molto stretto, con una risposta, quindi con una lunghezza tipo di 0,6, 0,7, quindi proprio poco. Ok, facciamo una roba così, 0,7, ok. Density la aumentiamo un po' di più. Pre-delay lo abbassiamo a 6 millisecondi, giusto da simulare, anche meno, giusto da simulare una stanza. Effect level lo regolo a piacere. Occhio ad esagerare, perché rischiamo di perdere quella pacca, quella dinamica che abbiamo cercato fino ad ora. Faccio un high cut sulle 4000. Per qualche motivo density è schizzato alle stelle. Poi l'ultima cosa che posso fare è utilizzare un mastering, quindi mi prendo ad esempio un FX1, lo attivo e vado in cerca di un effetto che si chiama Mastering Effects e lo metto dopo il riverbero, proprio come fosse sostanzialmente un lavoro
che fa il fonico in post produzione, o che comunque fa da desk, dal banco mixer, chiaro, quindi giusto per preparare il suono. Qua abbiamo vari tipi di cose, quindi vari tipi di regolazioni già preimpostate, e io mi metto per esempio un live comp, pompa molto sulle basse, personalmente non piace, mi metto un mixer comp, che sarebbe un compressore che normalmente, una compressione che normalmente viene regolata per stare bene nel mix. Il risultato è questo: aumento la dinamica, voglio che si senta bene la pacca, quindi ha un 2 di dinamica appena. La dinamica ovviamente aumenta anche la chiarezza del suono, quindi compenso tirando indietro un po' il tono. Mentre con Natural vado a scegliere in rapporto quanto voglio sentire il suono non modificato da questo blocco della mia chitarra, quindi se lo lascio a 0 vuol dire che sentirò 50-50, e io in realtà me lo tiro un pochetto dietro, voglio dire che voglio sentire un po' più di suono effettato. Risulta più compresso, ok, più preparato. Se invece vi piace un suono più raw, più selvaggio, devo dire che non è male neanche questo. Allora magari facciamoci così, appena un 5 in più. Se voglio aggiungere un po' di ciccia in basso, torno sull'equalizzatore e spingo di qualche dB le 120-125 Hz sono molto care, ok? E gli do magari 1-2 dB, anche 1 è sufficiente, ok? Eccolo qua. Riduciamo sempre il Q. Proviamo dandogli un +2. Ho tagliato ancora un po' high cut perché da qui mi riporto su un po' il tono. Bene, fatto, penso che sia un gran bel suono, almeno come punto di partenza. Poi naturalmente possiamo lavorare sul riverbero e sugli altri effetti, ma già così è molto medioso. Se non vi piace il suono medioso, se vi piacciono i suoni un po' più scavati, andate ad agire sempre sul equalizzatore un po' quello diciamo l'ultimo, quello generale, e sulle medie, eccolo qua, quindi lavoravo sulle 160, tiro indietro un altro po'. Provate questo, potete provare queste regolazioni, potete provare questo suono nel mix della band. Ricordiamoci che io ragiono come
un chitarrista che suona in live. I suoni che preparo, i suoni che realizzo, che vendo sul mio sito, io li ragiono per poi essere utilizzati in live. Quindi magari di per sé così ascoltata da sola, oddio, magari servirebbero più basse, servirebbe un suono più gonfio, ma in realtà sono tutte frequenze che non ci servono, perché poi con il basso, con la batteria, magari abbiamo anche delle tastiere che suonano nella nostra band, ovviamente troppe frequenze basse, troppe frequenze alte danno fastidio. Un suono più centrato, più medioso invece per la chitarra è l'ideale. Poi naturalmente dipende sempre che chitarra utilizziamo, che genere suoniamo, però potete utilizzare questi trick, questi consigli per farvi il vostro suono, anche se suonate blues, anche se suonate country. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, che soprattutto vi sia stato interessante per prendere spunto, per poi usare queste tecniche nei vostri preset. Questo preset naturalmente sarà disponibile gratuitamente nell'area riservata per gli abbonati di livello Rodi Rockstar del mio canale, quindi vi invito anche, se vi va, oltre a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, che sono operazioni del tutto gratuite, se vi va potete anche abbonarvi al mio canale in modo da sostenere la mia attività. Fate un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove trovate patch, preset, impulse response e quant'altro io realizzo per Boss, ma anche per i vari sistemi digitali che ho qui in studio. Ci vediamo alla prossima, ciao! What?